Ben arrivati sul nostro canale e benvenuti a Granada. In questo video vi porteremo in un tour di 2 giorni per scoprire le bellezze di questa affascinante città andalusa. Pronti? Partiamo! Ieri siamo arrivati a Granada in un bellissimo campeggio di lusso, persino con piscina, ma adesso ci stiamo preparando, andiamo a prendere l'autobus perché andiamo a visitare l'Alhambra. Il campeggio è ben servito dai mezzi, ma bisogna fare attenzione alla frequenza e agli orari. Il percorso prevede di prendere 3 autobus per un totale di 50 minuti di strada. I biglietti è consigliabile acquistarli online e prenotarli con un bel anticipo perché spesso sono esauriti. La cosa importante è questa, bisogna prendere l'appuntamento per i palazzi Nasridi, ti danno un orario, voi scegliete quello e quello sarà. Consigliano di presentarsi almeno 90 minuti prima all'ingresso per poi visitare i palazzi Nasridi all'ora che è stata stabilita. Noi abbiamo fatto il biglietto che include la visita a questo sito, l'Alhambra, più alcuni siti fuori ed è il Gold, mi pare che sia. In 2 abbiamo speso circa 50 euro. Ci sono tantissimi siti che vendono i biglietti, potete scegliere tra le varie piattaforme che vi possono vendere i biglietti, fanno da tramite, magari vi procurano anche un'escursione guidata oppure andare sul sito ufficiale. Noi vi mettiamo entrambi un paio di link, sito ufficiale e piattaforma. L'Alhambra, patrimonio dell'umanità, è un complesso molto vasto e comprende diversi palazzi e cortili rinascimentali e medievali, tutti situati all'interno di una fortezza. È il maggiore esempio di architettura moresca in Spagna. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di dedicare l'intera giornata alla visita senza prendere altri impegni. Stiamo andando verso il Generalife, che era il palazzo d'estate di Sultani Nasridi. Attraverseremo tutti i giardini, arriviamo e visitiamo il palazzo, poi torniamo indietro e ritorniamo a visitare invece tutta la parte dove troveremo poi l'Alcazaba, i palazzi Nasridi, il palazzo di Carlo V, poi c'è dentro il palazzo del Partal, il convento, insomma c'è dentro un sacco di roba. Andiamo a vedere come si riposavano d'estate i sultani quando venivano in vacanza. Iniziamo la nostra visita dai giardini del Generalife, un vero e proprio paradiso terrestre. Questi splendidi giardini, con le loro fontane e la vegetazione lussureggiante, erano il luogo di svago e di riposo dei sultani. Da questi giardini si gode una magnifica vista sull'Alhambra. Lo facevano per rinfrescarsi, c'avevano le fontanelline, le vasche, piccole vasche, però poi correva sempre, quindi era sempre fresca e pulita. Wow, è vero, nei momenti di caldo. Esatto, mentre tu passeggi ti rinfreschi e così. Proseguiamo con i bagni arabi, un esempio perfetto dell'ingegneria e del design islamici, luoghi importanti per la socializzazione ai tempi dei sultani. Andre, ma te li vedi gli antichi sultani che facevano l'hammam qui dentro? Non ti sembra ancora di essere un po', vedere i vapori, sentire l'acqua, la musica araba di sottofondo, rilassante, la penombra ma illuminata da questi raggi del sole?
Questi sono bellissimi, sono i più antichi e meglio conservati bagni arabi del regno El Andalus. Sono antichi come te, Andrea. Sì. I bagni, cioè gli hammam, sono tipici della tradizione araba e avevano tante funzioni, no? Servivano a tante cose. Una, la principale sicuramente, era quella delle abluzioni prima di entrare nella moschea, tant'è che questo infatti era quello della moschea adiacente, che adesso è una chiesa, però una volta era una moschea. Poi, poi servivano per motivi igienici e poi avevano anche una funzione sociale, perché stavano lì, chiacchieravano, facevano affari. Bisogna tirare fuori ancora i documenti, perché per l'accesso ti chiedono il biglietto e il documento, quindi bisogna portarsi l'originale, perché lo scannerizzano. Gracias. La Alcazaba, la fortezza, è la parte più antica dell'Alhambra. Costruita nell'889 d.C. su antiche rovine romane, era una vera e propria cittadella dotata di servizi per i militari che vi si risiedevano. Salendo sulle sue torri si possono ammirare uno splendido panorama della città e della Sierra Nevada, un'esperienza indimenticabile. Non può mancare una visita al Palazzo di Carlo V, costruito nel XVI secolo, un imponente edificio rinascimentale che doveva dimostrare la grandezza dell'impero, ma non fu completato. In questo edificio il contrasto tra lo stile rinascimentale e l'architettura moresca è davvero affascinante. Salutiamo il palazzo del nostro amico Carlo V, imperatore del Sacro Romano Impero, che non ha mai terminato di costruire il suo palazzo, e andiamo verso il Partal, che è una residenza sontuosa di stile moresco che si affaccia su un laghetto e su dei giardini molto belli, eleganti e soprattutto freschi, che in questo momento ci sta. Allora sono le 6, adesso entriamo a vedere l'ultimo palazzo. Che dovrebbe essere il più bello, è proprio il pezzo forte di questa visita, oltre alla fortezza. Quindi entriamo. Finalmente è arrivato l'orario del nostro appuntamento per la visita dei palazzi nasridi. Attendiamo pazientemente in coda. L'ingresso qui è regolamentato a gruppi per evitare il sovraffollamento. E per fortuna, diremmo noi, perché già così ci sembra fin troppo pieno. Ma lo capiamo, questo sito è visitato da milioni di persone ogni anno provenienti da tutto il mondo. E questi palazzi sono il cuore dell'Alhambra, ci raccontano il lusso e l'agio in cui vivevano i sultani. Decorazioni elaborate, stanze raffinate e cortili incantevoli. È la parte più bella e ricca di dettagli islamici tradizionali, motivi geometrici, portici di colonne, stucchi, ori e piastrelle dipinte in colori vivaci, iscrizioni arabe e fontane. Attraversiamo le prime stanze di questa residenza rimanendo incantati dalla bellezza di questi luoghi. Scopriamo l'incredibile tecnica dei mocarabes e di fronte alle piccole stalattiti che ci guardano dal soffitto di queste sale restiamo a bocca aperta.
Dopo aver visitato questi magnifici palazzi, entriamo nel cortile più fotografato di Granada, il Patio dei Leoni. Non possiamo fare a meno di chiederci quanti simboli, aneddoti, segreti e intrighi nascondono questi palazzi. Certamente vale la pena di visitarli accompagnati da una guida per godersi appieno la visita. Arriviamo ai bagni arabi che purtroppo sono in restauro e ci accontentiamo di una piccola chicca. Allora Vale, tu ti metti lì all'angolo e parli, io mi metto qui a questo angolo. Il regista. Praticamente la voce passa sugli archi. Se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale, mettete un like e commentate. E per chi non lo fosse iscrivetevi anche a Instagram. Vale, missione compiuta. Spettacolare, Spettacolare. E adesso sono morto. Andiamo a prendere l'autobus adesso, abbiamo finito tutti i nostri giri e ci vediamo al camper. E magicamente ci troviamo di nuovo alla fermata dell'autobus, sta arrivando, destinazione cattedrale. Andiamo in centro a vedere un po' le vie, la cattedrale, le vie del centro, poi andremo a vedere il mercato della Alcaisseria. Guarda, guarda dove siamo capitati. Un caffè più croissant 2,55, la tostada 2,55, croissant cioccolato caffè 2,85. In questo momento non abbiamo fame, quindi andiamo direttamente alla cattedrale. Progettata nel 1500 su commissione dei re Ferdinando e Isabella d'Aragona dopo la reconquista di Granada da parte dei cristiani, fu costruita dove una volta si ergeva la moschea. La chiesa all'interno è grandissima e maestosa, con le sue 15 cappelle che si sviluppano intorno al coro. Tra tutte emerge la bellissima cappella maggiore, con il coro al centro e i due grandi organi dorati sui lati. Con una breve passeggiata dalla cattedrale si arriva in piazza Bisrambla, dalla quale si accede a una delle zone più affascinanti della vecchia città, l'Alcaisseria. Questo era l'antico souk di Granada, mercato dove ogni giorno si commerciavano seta, spezie e altri materiali pregiati. Tra questi stretti vicoli si trovavano più di 200 botteghe, che purtroppo furono distrutte in un incendio nel 1800. Oggi il mercato resta in una versione ridotta, ma è comunque il posto giusto per fare shopping. Qui si possono infatti acquistare le tipiche lampade granadine, oggetti intarsiati, sciarpe e tanti altri souvenir tipici arabi. Anche fuori dall'Alcaisseria la zona pullula di negozietti. Alla fine è acquistato, dopo facciamo vedere che cosa hai preso. Abbiamo contrattato un po' perché anche qua, come in Marocco, come nelle medine, come nelle strade del mercato marocchino, si deve contrattare. E qualcosina l'abbiamo spuntata, però ci vuole ancora un po' di allenamento, vero? Io devo migliorare. Dobbiamo migliorare. Comunque, lo sconto ce l'hanno fatto. Andiamo a trovare qualcosa da mangiare perché non abbiamo ancora mangiato, sono le 2:30. Cioè non è da noi. Non è da noi. Andiamo. Pensiamo che non ci sia luogo più adatto per provare la cucina marocchina. Dopo una piccola ricerca e dopo aver scoperto che molti ristoranti aprono solo la sera, scoviamo un posticino molto interessante. È molto particolare perché è dolce sopra, dentro però si sente anche un po' il curry. Molto buono. E decidiamo di assaggiare diverse specialità, finendo come al solito per esagerare. Ottima scelta, Papas Elvira promosso. La zucca è buonissima, ma non sembra, cioè, leggermente dolce, ma non è Siamo come al solito pieni, abbiamo mangiato un sacco di cose in questo localino molto interessante. Ve lo scriviamo qua sotto in descrizione, è piccolissimo, ha solo tipo 4-5 tavolini da 2, però si mangia veramente bene, cose tipiche marocchine.
Prima di dedicarci alla scoperta del quartiere Albaicín, ci rilassiamo in una tradizionale teteria, sorseggiando un buon infuso, un momento di puro relax e un'esperienza tipica da fare a Granada. Ben rifocillati e riposati, ripartiamo. Iniziamo con una passeggiata tra le stradine strette e tortuose dell'Albaicín, l'antico quartiere arabo di Granada situato sulla collina di fronte all'Alhambra. Nel 1300 era considerato un quartiere ricco, con ville e palazzi, i cosiddetti Cármenes. Questa era una di quelle case di una volta, quelle ville dei ricchi, di cui leggevamo prima, perché una volta questo quartiere, che è l'Albaicín, era un quartiere da ricchi. C'erano queste case, le case moresche, dei grandi palazzi con all'interno i pati, insomma molto belle. La nostra prossima tappa è il Mirador de San Nicolás, uno dei punti panoramici più famosi di Granada. Siamo arrivati al Mirador, che è colmo e pieno di gente. Però guarda che meraviglia, la Sierra, l'Alcázar. Concludiamo il nostro tour di Granada con una visita al quartiere di Sacromonte, famoso per le sue grotte e la cultura gitana. Sacromonte è il quartiere gitano di Granada, dove nel XV secolo, quindi secoli fa, si trasferirono una comunità di zingari e qui si stabilirono, creando dalle grotte le proprie case. È famoso anche perché ci sono i tablao di flamenco, quindi locali dove si balla il flamenco, e le scuole più prestigiose di Granada. E tra l'altro il flamenco che loro ballano è bello, deve essere speciale, noi non lo vedremo. Però vi consigliamo, se volete, di farlo se verrete a Granada, perché è un mix del flamenco tradizionale più la danza del ventre, quindi deve essere un po' particolare rispetto alla tradizione proprio secca e pura. Però quello che mi piace di qua, vabbè, adesso è giorno, questo quartiere si anima molto la sera, però quello che mi piace è che è fuori un pochino dal circuito turistico che abbiamo visto finora, perché Granada effettivamente è molto turistica. Anche da qui si può ammirare una magnifica vista sulla città di Granada, sul quartiere Albaicín e sull'Alhambra. Molte grotte sono state trasformate in tablao in cui assistere agli spettacoli di flamenco, che è stato dichiarato nel 2010 patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Noi vi salutiamo e speriamo che questo viaggio a Granada vi abbia ispirato. Questa città magica vi aspetta con le sue meraviglie e la sua storia. Grazie per averci seguito, se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima avventura. Quant'è che era? 1,40. Sì. Vale, proprio davanti, Ma ciao! Sei venuta in cerca dei crochini, tu sei venuta? Buongiorno. Ciao, signorina stupenda. Buongiorno. Chi c'è qui? Chi c'è? 1 o 2. Ecco che ha voltato il sedere, maleducata. Prendere un po' di questi crochini. Oggi è ufficiale, incomincia la nostra risalita, il nostro viaggio per rientrare in Italia.